Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio parlare di un'altra serie, ovvero della serie curva. E anche questa è una serie che può essere importante in alcune specifiche situazioni, quindi è bene conoscerla. Prima di cominciare però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. La serie curva è appunto una serie che ci consente di distribuire la feature selezionata lungo una curva, mantenendo o il passo costante o il numero di elementi lungo quella curva costante. Andiamo immediatamente a vederlo. Selezioniamo in questo caso il foro che ho realizzato su questa piastra, gli dico serie con il tasto relativo, vado a scegliere tra le tipologie di serie l'ultima che è appunto la serie curva. La serie curva ha bisogno di una curva di sketch che può essere fatta sia con uno sketch esterno che con uno sketch interno. In questo caso vado su riferimenti, clicco su Define e quindi seleziono il piano per definire uno sketch interno. Clicco su Sketch. Le curve che posso disegnare all'interno dello sketch sono curve chiuse, curve aperte, curve rettilinee, ma anche curve curvilinee. In questo caso vado a fare una spline. Confermo il nostro sketch. Lui ci propone di default una spaziatura molto bassa, è sufficiente cambiarla. A questo punto vado a scegliere uno degli ultimi valori digitati che è il 15 e ovviamente lui calcolerà la distanza di 15 lungo la curva, anche se non è un elemento rettilineo. Oltre alla distanza possiamo, come ho detto prima, anche porgli il numero di elementi che vogliamo lungo la curva. Ad esempio possono essere anche 10 elementi e anche qui ovviamente lui manterrà la distanza tra questi elementi lungo la curva costante affinché possa contenere questi 10 elementi. Ovviamente i pallini si possono accendere e spengere come in tutte le tipologie di serie, ma in questo caso non ci interessa e quindi confermiamo. Andiamo a fare un secondo esempio e andiamo a selezionare questa estrusione rettangolare. Cerchiamo di fare questo lavoro in maniera un pochettino più smart, quindi clicchiamo su serie all'interno della mini toolbar. La tipologia di serie la possiamo scegliere dal menu contestuale, anzi dalla mini toolbar contestuale che ci troviamo in questa situazione. Scegliamo la serie curva e anche lo sketch interno lo vado a definire in maniera un pochettino più smart, sempre dalla mini toolbar, cliccando qui su definisci sketch interno. A questo punto scelgo il piano di sketch, clicco ancora su sketch. In questo caso voglio mostrarvi come posso distribuire la serie di quella estrusione sulla larghezza di questa piastra di base che troviamo nel modello, in modo tale che anche se l'elemento si allarga, il numero di elementi della serie rimane costante e si distribuisce equamente per tutta la larghezza. Per fare ciò è sufficiente ad esempio disegnare una linea che parte proprio dall'origine che lui ci evidenzia all'interno dello sketch. Quindi disegno un segmento rettilineo in questo modo, tasto centrale per interromperlo, poi mi accendo i piani perché andrò a utilizzare il piano intermedio che è esattamente a metà di quella piastra come piano di simmetria per un vincolo che adesso vado a definire un vincolo di simmetria tra questo vertice, quest'altro vertice e il piano. A questo punto questo segmento sarà sempre simmetrico e quindi la distanza di questo punto da questo lato sarà sempre uguale alla distanza di questo punto da quest'altro lato, a patto che questo piano sia alla metà di questa faccia. Come sapete io in genere costruisco sempre le estrusioni in maniera simmetrica, soprattutto le prime estrusioni in maniera simmetrica. Quindi possiamo tranquillamente confermare. Possiamo scegliere se vogliamo una spaziatura costante, ma in realtà in questo caso voglio che il numero di membri della serie sia costante e quindi clicco qui e gli dico che voglio 5 elementi della serie su quella direzione. Confermo e quindi in questo modo ho avuto questo risultato che vi vado a mostrare, che rimane sempre costante anche modificando la larghezza di questo rettangolo e lo vado a fare dinamicamente. Noterete che grazie alla costruzione della curva e al suo vincolo di simmetria, gli elementi della serie
rimangono sempre 5 equidistribuiti su quel segmento e anche centrati all'interno di quella piastra. A questo punto clicchiamo fuori per rigenerare, spengiamo i piani e direi che vi ho detto tutto quello che è interessante sapere sulla serie curva, pertanto vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!